Si parla spesso della raffinata cucina francese e di come nei secoli si sia evoluta, seguendo i cambiamenti politici e sociali. Sono state le vecchie corti di Francia, fin dal Medioevo, ad aver progressivamente creato questa concezione. E la Versailles di Luigi XIV, di cui vi parlerò oggi, ha rappresentato una delle svolte fondamentali per i cambiamenti che sarebbero arrivati. Alla corte di Luigi XIV, avere molto appetito era considerato segno di buona salute. Luigi, come sappiamo, era spesso malato, ma aveva sempre fame, probabilmente perché aveva l'intestino più lungo del normale, e il suo appetito lasciava pensare che fosse in grado di proteggere i suoi sudditi. La varietà dei cibi che si trovavano a tavola stupiva tutti, e la loro abbondanza era la prova di quanto la Francia si sentisse potente. Le persone addette a soddisfare Luigi e i suoi cortigiani erano più di 500, fra cuochi, panettieri, macellai, pasticceri e ortolani, e nelle cucine si lavorava parecchio. Il Re Sole a colazione beveva spesso una tisana. I vari pasti avevano cerimonie diverse a seconda del momento e delle persone che vi partecipavano. Uno dei privilegi più importanti era quello di assistere al rituale del Petit Couvert, un pasto che Luigi XIV consumava in pubblico intorno a mezzogiorno, seduto a una tavola quadrata. Spesso a qualche membro della famiglia reale o a qualche nobile di sua scelta veniva permesso di mangiare insieme a lui. Il pasto prevedeva 3 portate di 6 piatti ciascuno e comprendeva in genere minestre, carne di fagiano, insalata di legumi, prosciutto, dolci, frutta e uova sode. Più che un pranzo, era una vera e propria cerimonia e toccava agli ufficiali di bocca annunciare ad alta voce le diverse pietanze. La sera, invece, se non erano previste particolari feste, Luigi si ritirava nei suoi appartamenti privati per consumare la cena, che veniva generalmente servita secondo il protocollo del Grand Couvert, costituito da 5 portate. Anche la cena era pubblica, ma date le dimensioni della stanza, non era sempre possibile assistere. Durava circa 3/4 d'ora ed era accompagnata dal dolce suono dei violini. Poi, per l'eventuale fame notturna, i valletti gli lasciavano su un tavolino da camera una sorta di pronto soccorso di carni fredde e pasticcini. Spesso comunque si mangiava tutti insieme, soprattutto nelle occasioni speciali. E tutto doveva essere superlativo, perché il cibo rappresentava la generosità del sovrano. I cibi arrivavano a ondate per trasmettere ricchezza e abbondanza. Luigi, ovviamente, era il primo a essere servito. Le stoviglie erano rigorosamente in argento o ceramica, per i sovrani anche in oro, e tutti apprezzavano la trasparenza dei bicchieri. I cortigiani di Luigi amavano ascoltare la musica a tavola e in mancanza di musicisti si accontentavano anche dei cantanti e spesso si univano a loro durante il ritornello, incuranti del cibo che avevano in bocca. Quando si voleva bere qualcosa, bastava fare un cenno al cameriere e a nessuno importava se durante il pasto i bicchieri venivano scambiati. Il concetto di igiene, come sappiamo, era molto diverso dal nostro. Anche l'uso delle posate era, facoltativo. Circa un secolo prima, alla corte di Francia, era stata introdotta la forchetta, grazie alla regina Caterina de' Medici, soprannominata la Regina Nera. Qualcuno la usava, ma non era ancora molto apprezzata. Ricordava oltretutto il temuto forcone del demonio o quello dei contadini. Lo stesso Luigi XIV, infatti, preferiva usare le mani per mangiare e non era insolito vedere lui o altri nobili pulirsi le dita sporche di grasso in una salvietta o peggio ancora nella tovaglia. Capitava anche che una bella contessa sputasse nella propria mano un boccone non gradito, per poi gettarlo sotto al tavolo, nell'attesa di un cane che avrebbe ripulito tutto. A quel tempo cominciavano già a circolare alcuni manuali di etichetta destinati agli aristocratici, ma in pochi li leggevano.
Come dicevamo prima, Luigi mostrava sempre grande appetito. Elisabetta Carlotta del Palatinato, seconda moglie di suo fratello Filippo I d'Orléans, scrisse: «Ho spesso visto il re mangiare 4 piatti di potage, un fagiano intero, una pernice, un gran piatto di insalata, 2 grandi fette di prosciutto, del montone all'aglio, un piatto di dolci e ancora frutta e uova sode». Filippo d'Orléans mangiava molto. Sua moglie anche, forse di più, ma non apprezzava fino in fondo le raffinatezze della cucina francese e preferiva di gran lunga le zuppe alla birra della sua infanzia in Germania. Nella seconda metà del Seicento, al culmine del regno di Luigi, tutta l'Europa era influenzata dalla cultura e dalla moda francese, e se c'era una cucina che tutti invidiavano, era senza dubbio quella di Versailles. Questo nuovo modo di mangiare metteva da parte le abitudini e le regole salutistiche che si erano seguite per secoli. Fino a poco tempo prima, a dettare legge erano stati i precetti alimentari di Galeno, padre della medicina. Ma nel Seicento tutto cambiò. Innanzitutto si diminuì l'uso delle spezie e i nobili non mangiavano i cibi ritenuti salutari, ma solo quelli che il sovrano trovava di suo gusto. I cuochi cominciarono a essere considerati artisti e i migliori erano ricercati e ben pagati. Uno dei cuochi più celebri del tempo fu François Vatel. Si dice che fu lui a creare la ricetta della famosa crema chantilly che tutti conosciamo, chiamata così in onore del castello di Chantilly, dove fu preparata, anche se pare che una simile preparazione esistesse già nel Cinquecento e secondo alcune fonti proveniva dall'Italia, veniva però chiamata neve di latte. I cibi comunque erano pieni di grasso, si faceva molto uso di lardo e le conseguenze sul colesterolo erano inevitabili, anche se non se ne parlava. Vennero introdotti i funghi perché Luigi ne andava matto. Fino a quel momento erano stati disprezzati perché proliferano nel letame, ma le cose cambiarono. Un altro dei piatti preferiti di Luigi erano le uova sode. Pare che alla fine dei pasti ne inghiottisse anche 3 o 4 di fila, come caramelle. Andava matto anche per i meloni e per i piselli, che tutti cominciarono a mangiare. I piselli a quel tempo erano più rari e costosi. Quando arrivava la stagione dei piselli, Luigi ne faceva regolarmente una grande scorpacciata. Molto spesso finiva a letto con una grande indigestione, e non era il solo. Madame de Maintenon, prima amante di Luigi e poi sua sposa morganatica, in una lettera scrisse: «Il capitolo dei piselli dura ancora. L'impazienza di mangiarne, il piacere di averne mangiati, la gioia di poterne mangiare ancora, sono i 3 punti che i nostri principi trattano da 4 giorni. Ci sono dame che dopo aver cenato col re e anche bene, si fanno preparare dei piselli per mangiarli prima di andare a dormire, a rischio di indigestione. È una moda, un furore». Un biografo scrisse: «È stupefacente vedere personaggi così dediti al piacere da acquistare i piselli verdi per somme enormi. Mangiare più del necessario un tempo significava commettere peccato, ma diventò in breve sintomo di buon gusto». Chiaramente Luigi era molto legato al cattolicesimo e questo non significa che la religione avesse perso il suo peso. Capitava infatti che in occasioni più importanti, come la Quaresima, l'Avvento e i giorni di processione, si preferisse una dieta magra. Chiaramente si sta parlando dei membri dell'aristocrazia. Per i popolani ogni giorno era magro. Nei giorni di magro si mangiava spesso pesce, come le ostriche e le aragoste. Finiti i giorni di magro, si cominciava a mangiare come prima. Un noto scrittore del tempo in una lettera scrisse: «A 88 anni mangio ostriche tutte le mattine, pranzo bene e mangio abbondantemente. Quando ero giovane ammiravo solo l'intelligenza, dando al corpo meno importanza di quanto si deve. Oggi rimedio a questo errore». Ma questa dieta ipercalorica e proteica segnò la salute di molti, in particolare quella di Luigi, che all'età di 40 anni, a causa del suo amore per i dolci,
Non aveva quasi più denti in bocca e pare che invecchiando abbia cominciato a soffrire anche di gotta e di diabete. Nel 1687 venne pubblicato un opuscolo a Parigi dal titolo L'uso corretto del tè, del caffè e del cioccolato. Queste 3 bevande, infatti, iniziarono a fare molto successo. Al tè, che proveniva dalla Cina, erano attribuite 1000 virtù. Del caffè invece si dicevano tante cose, come per esempio che facesse dimagrire le persone grasse. Le regine Anna e Maria Teresa, rispettivamente madre e moglie di Luigi XIV, fecero invece conoscere ai francesi la cioccolata, aromatizzata con cannella e vaniglia. Divenne una moda a corte e veniva gustata a tutte le ore, anche durante la messa. Maria Teresa andava matta per i dolci e nel particolare non riusciva proprio a fare a meno della cioccolata, ma a causa dei dolci anche lei, come Luigi, ebbe problemi ai denti. Queste sono solo alcune delle curiosità su cosa si mangiasse alla Reggia di Versailles quando Luigi XIV era re. Se volete sapere cosa mangiavano i nobili che abitarono Versailles negli anni successivi, come Luigi XV e Maria Antonietta, fatemelo sapere nei commenti. Ciao, a presto!